Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta nella mia comfort zone. E in questa pausa caffè ho deciso di parlarvi di una opportunità che ci dà Maestro molto poco usata e invece a me è risultata molto utile in diverse occasioni. Di che cosa si tratta? Si tratta del taglio dei modelli cosiddetti lavoro, che poi ci servono alla realizzazione dei dispositivi classici analogici che facciamo regolarmente in laboratorio, provenienti da impronta digitale, come sempre più spesso, tra l'altro, sta avvenendo. Come facciamo? Andiamo a vedere in pratica. Una volta inserite le impronte digitali con la procedura standard, andiamo a tagliarle e a modificarle per il nostro uso. Allora, spesso, cioè sempre praticamente, ci arrivano delle impronte, soprattutto nell'inferiore, che sono incomplete, perché logicamente rilevare la zona sublinguale con uno scanner intraorale è praticamente impossibile. Oppure abbiamo delle zone mancanti, per cui fare un modello in una maniera classica, diciamo, produrrebbe poi un prodotto che in laboratorio risulta poco pratico. Per cui come facciamo? Per prima cosa dobbiamo andare ad aggiungere queste zone che sono zone mancanti. E come facciamo? Con un escamotage. Andiamo dalla sezione Home, diciamo, quella con le tre lineette di partenza del programma, a realizzarci delle basi virtuali che non ci servono in quanto modello museo, perché realizzare un modello di questo tipo in resina sarebbe particolarmente costoso, ma ci servono soltanto per una funzione restaurativa. Quindi andiamo a spostare il nostro pallino azzurro, perché è sempre quello che ci indica qual è la zona da tenere del modello, ed andiamo a disegnare quelli che sono i limiti del modello che vogliamo tenere. Vi ricordo che possiamo sempre usare il doppio clic oppure tenendo premuto Shift per trascinamento. Indicazioni sempre qui a sinistra. Possiamo sempre andare a correggere in qualsiasi momento. Prendiamo le zone che ci servono nella maniera più estesa possibile. Cerchiamo di evitare zone ruose o zone che ci darebbero soltanto dei problemi. Avanti, facciamo la stessa cosa nell'inferiore. Adesso io lo faccio in maniera molto veloce, poi logicamente voi potete farlo in maniera molto più precisa. Possiamo anche eliminare i punti. Le prime volte vi consiglio comunque di andare con il doppio clic, se non altro perché è un po' più controllabile. E andiamo a beccarci queste zone. Ok, il pallino blu lo abbiamo spostato e andiamo avanti. Ci viene proposto in prima battuta una forma a parallele, ma qui non ha nessuna importanza perché non lo dovremo usare come modello vero e proprio, ma soltanto come, appunto dicevamo prima, come restauro. Andiamo avanti ed abbiamo dei modelli con le zone riempite, le zone che prima erano scoperte adesso sono riempite. Adesso lo andiamo a ridurre per il nostro scopo. Quindi, scusate, da modulo setup virtuale, il nostro ben conosciuto taglia e chiudi,
linee di taglio. Spostiamo sempre il nostro pallino azzurro e qui andiamo a dare le dimensioni reali del modello che vogliamo. È logico che se si tratta di un funzionale, un Frenkel o altri dispositivi simili rimarremo il più largo possibile. Se ci serve per una normale placca magari potremo anche stare un po' più stretti, considerando il fatto che comunque la resina è decisamente più costosa di quello che era il gesso che usavamo fino a poco tempo fa. Andiamo a dare un po' di spessore all'altezza, perché comunque in una fase successiva potremo sempre diminuirlo. E andiamo a deselezionare questo selettore, per cui andremo a generare, qui ci dice che la linea non è chiusa, ecco qua, andremo a generare un modello con la base aperta, in modo poi di poterlo esportare e di dargli lo spessore che desideriamo. Ecco, qui abbiamo il modello inferiore, andiamo a fare la stessa cosa con il modello superiore, scusate. Qui perdonatemi, ma lo sto facendo in maniera veloce per non farvi perdere troppo tempo. Inutile andare a rilevare zone che poi non ci servirebbero. Ok, abbiamo già in memoria i nostri millimetri aggiuntivi, deselezioniamo, avanti, e anche in questo caso abbiamo il nostro modello. Se avessimo bisogno di fare delle correzioni perché una zona è particolarmente rugosa o dovessimo togliere delle zone particolarmente brutte dell'impronta, possiamo sfruttare dalla parte Home, quindi con le tre lineette del programma, ripara rimozione bracket, che in realtà servirebbe per togliere i bracket, ma noi possiamo modificare qualsiasi zona del modello stesso, per cui ammettendo che qui ci possa essere una zona particolarmente brutta, seguendo seleziona, tenendo premuto Shift, possiamo selezionare una zona, la andiamo a togliere, la identifichiamo, perché in questo caso il programma ci identifica due zone aperte, una è la base e l'altra è il buco. Andiamo a selezionare quella giusta e gli diamo il chiudi spazio, per cui questa zona verrà chiusa. Se, come nel caso dell'inferiore, invece abbiamo questa zona magari da correggere, perché ci fa comodo avere un po' di scavo, come si faceva poi con i vecchi modelli in gesso, possiamo fare anche questo con lo scalpello. Qui ci sono tutte le indicazioni per poter usare questo strumento. Shift, possiamo aumentare la dimensione dello scalpello con la rotella del mouse e tenendo premuto la parte destra del mouse andiamo a scavare, possiamo lisciare. E se avessimo bisogno magari di aggiungere in un'altra zona, sempre con lo scalpello, rimozione e aggiungi, tasto sinistro del mouse, vedete che siamo andati ad aggiungere una zona, quindi possiamo correggere delle zone del modello o mancanti o in eccesso. Vi invito a stare un po' attenti perché non è che il controllo sia proprio come
uno scalpello fisico, per cui soprattutto le prime volte usarlo con un po' di cautela. Possiamo in qualsiasi caso tornare indietro, diamo l'avanti e noi abbiamo i nostri due modelli finiti, in teoria pronti per la stampa, ma noi vogliamo aggiungere anche il nome, perché poi in stampa lo metteremo con altri modelli, per cui non vogliamo confonderli. Per cui sempre dalla sezione Home abbiamo anche qua la possibilità di aggiungere delle etichette, selezioniamo il modello, aggiungi etichetta, in prima battuta ci dà il simbolo M3D e poi possiamo andare a sostituire la scritta. Lasciamo selezionato negativo perché è molto più comodo. Andiamo magari a dare un po' di spessore all'incisione, in genere io metto 1 millimetro, avanti, e verrà generato il modello con la scritta in negativo. Possiamo farlo anche con l'inferiore, ma qui risparmiamo un po' di tempo perché vorrei farvi vedere un'altra cosa molto interessante. Qui abbiamo già i modelli pronti per l'esportazione, ma abbiamo un altro piccolo problema nel caso di apparecchi funzionali o di apparecchi bimascellari. Dobbiamo riportare il tutto in articolatore. Come facciamo? Riportare un'articolazione che ci è stata data in digitale, fisicamente, e qui vi faccio un piccolo spoiler per quanto riguarda il modulo Byte. By Designer abbiamo la possibilità di generare un morso di costruzione doppio arco con posizionamento automatico. Questo cosa vuol dire? Che per tutte le altre funzioni del modulo Byte noi dobbiamo mettere dei limiti, dobbiamo dare il disegno di quello che noi vogliamo produrre, mentre invece in questo caso sarà automatico, quindi praticamente avremo 2 piccoli giga di trasferimento che sostituiscono le vecchie cere di articolazione, che verranno prodotti in automatico in maniera molto veloce. Selezionando appunto morso di costruzione doppio arco, posizionamento automatico, verranno generati questi 2 piccoli pezzetti, eccoli qua. Andiamo a vederli in maniera un po' più decisa, eccoli qua, che una volta messi in stampa possono essere applicati al modello e questo ci rende tutto molto, molto più semplice e molto più stabile dei metodi che usavamo prima. Ok, quindi cosa facciamo adesso? Sempre da modulo Byte Designer andiamo ad esportare questi 2 piccoli gig in file STL oppure qualsiasi file che possa essere supportato dalla vostra stampante. Lo andiamo a mettere in una cartella già predestinata. Ok, li andiamo a vedere dopo. E adesso non rimane altro che esportare i 2 modelli veri e propri. Quindi da Home, 3 linette, andiamo in Esporta modelli di input. Ci dà questa videata dove ci chiede effettivamente la conferma che li vogliamo svuotati e la possibilità di variare la dimensione dello spessore del modello stesso. Io in genere uso 2,5 mm. Avanti, sempre nella stessa cartella. Ok, adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo prodotto. Andiamo a vedere l'arcata superiore. Andiamo ad aggiungere l'arcata inferiore. Eccoli qua, vedete? Spessore che abbiamo stabilito. Poi cosa andremo a fare una volta stampati? Una volta stampati li andremo a riempire con del gesso.
Il gesso darà struttura, quindi se dobbiamo poi applicare della resina sopra il modello con le dovute cautele, quindi con l'apposito isolante, il modello avrà una struttura tale per cui non si romperà quando andremo a togliere la resina e nello stesso tempo renderà molto più facile l'applicazione dei modelli sull'articolatore con il gesso classico. Ok? E abbiamo anche il nostro bite che potrà essere messo in stampa ed utilizzato in maniera molto, molto semplice e molto comoda. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento alla prossima occasione, alla prossima pausa caffè e arrivederci.